Ciao! Oggi andiamo ad analizzare le notizie calde di questa settimana che riguardano il gioco di GTA 6 e The Day Before. Ma noi adesso andiamo più nel dettaglio. Il trailer di GTA 6 e le controversie di Lawrence Sullivan. La recente pubblicazione del trailer di GTA 6 ha scatenato un'ondata di entusiasmo, ma non è sfuggita a controversie. Lawrence Sullivan, noto come il Joker della Florida, afferma che Rockstar Games abbia sfruttato la sua immagine per creare uno dei personaggi chiave del trailer. In un audace video su TikTok, Sullivan ha dichiarato di voler essere compensato con 1 o 2 milioni di dollari per l'uso della sua immagine. La richiesta solleva interrogativi sul confine tra ispirazione e sfruttamento, alimentando la discussione online. Dunque adesso andiamo a vedere un po' nel dettaglio questo personaggio e se ci sono effettivamente delle somiglianze con il personaggio che si trova all'interno, ecco questo qui, del trailer di GTA 6. Dunque guarda, qui a destra abbiamo il personaggio che si trova all'interno di GTA 6, quindi nel trailer l'abbiamo già visto, ne abbiamo già parlato in un altro video, e qui a sinistra appunto Sullivan. E vedete che ci sono sicuramente a primo occhio delle somiglianze abbastanza forti. Però io direi che può ricordare questo personaggio, non è identico, perché se andiamo a notare il colore dei capelli è completamente diverso. Vedete che anche il tatuaggio sulla fronte è completamente diverso. Anche poi sotto gli occhi, vedete che lui, diciamo quello reale, ha una gocciolina tipo una lacrima e poi una croce, e l'altro invece è proprio senza. Però diciamo che assomigliano molto, ma secondo me comunque non sono la stessa identica persona. Potrebbe trattarsi magari di una persona che lo imita e quindi cerca di assomigliargli, ma non è lui, a mio parere. Tu cosa ne pensi? Quindi, come ti dicevo, Sullivan ha fatto un video su TikTok sostenendo che il personaggio del trailer è stato ispirato da lui. Sullivan ha chiesto a Rockstar di contattarlo per parlare, tuttavia non ci sono stati aggiornamenti da nessuna delle parti, creando un'atmosfera di incertezza. Questo non è il primo caso di Rockstar coinvolto in controversie di questo tipo. Nel 2014 l'attrice Lindsay Lohan perse una causa simile contro la software house, evidenziando la delicatezza di tali situazioni. Allora, vediamo qui nell'immagine, appunto, se tutti vi ricorderete, la ragazza bionda che stava sulle copertine di GTA 5 e l'attrice Lindsay Lohan aveva dichiarato che avevano rubato la sua immagine, ma in quel caso lì perse la causa. Quindi una situazione molto simile, ricorrente contro sempre Rockstar Games. Come vi ho detto, non c'è stata nessuna risposta ovviamente da Rockstar al video di TikTok, però c'è stata una risposta da parte dell'interprete di Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2, ossia Roger Clark, che ha detto categoricamente che la richiesta di Sullivan è assolutamente assurda. Ha sostenuto che Rockstar non avrebbe motivo di dialogare con lui e ha consigliato a Sullivan di sfruttare la notorietà a suo vantaggio. Va bene, un po' di opinioni sono state già date, anche la mia l'ho già data. Tu cosa ne pensi? Fammelo sapere qui sotto nei commenti. Ma continuiamo con le notizie di questa settimana più importanti o perlomeno più intriganti, perché ora andiamo a parlare di Day Before. Come sapete, finalmente è uscito The Day Before e ha fatto il suo debutto nella prima posizione nella classifica dei giochi più venduti su Steam, ottenendo un notevole successo anche in streaming, con oltre 400.000 visualizzazioni su Twitch, quindi dei risultati ottimi. Però cosa è successo? Adesso vi spiego. Nelle ultime ore è emersa la notizia della chiusura di Fantastic, la software house dietro al controverso gioco di Day Before. Questo ha portato alla rimozione del gioco da Steam, generando molte domande tra i giocatori.
Fantastic ha dichiarato che il fallimento finanziario di Day Before ha portato alla chiusura dello studio. Hanno dedicato sforzi considerevoli al gioco, ma la valutazione erronea delle loro capacità ha portato alla situazione attuale. Nonostante la sua fine prematura di Day Before, ha ottenuto un successo iniziale impressionante, come vi ho detto prima. Quindi dopo poche ore che è stata chiusa appunto la software house, anche il gioco è stato rimosso da Steam. In questo momento non è più acquistabile. Infatti erano in molti a domandarsi il motivo in cui il client Valve continuasse a permettere l'acquisto del gioco in seguito alla notizia, e probabilmente a causa delle numerose segnalazioni il prodotto è stato ufficialmente rimosso. Sebbene la pagina di Steam di Day Before con le sue tantissime recensioni negativi continui ad essere visibile e visitabile, la tabella contenente il tasto per aggiungere alla libreria questo gioco è stata disattivata. Questo significa che per il momento possono giocare esclusivamente coloro i quali hanno già il titolo nella loro raccolta. In queste ore anche il forum di discussione su Steam è stato chiuso e dunque non è più possibile commentare in alcun modo l'annuncio del team di sviluppo. Ora andiamo a vedere cosa hanno scritto loro per giustificare questa situazione. Oggi annunciamo la chiusura di Fantastic. Sfortunatamente The Day Before è fallito finanziariamente e ci mancano i fondi per poter continuare. Tutti gli introiti ricevuti vengono utilizzati per saldare i debiti con i nostri partner. Nel nostro investimento abbiamo dedicato tutti gli sforzi, risorse e ore lavorative allo sviluppo di The Day Before, che è stato il nostro primo grande gioco. Volevamo davvero rilasciare i nuovi aggiornamenti per svelare il pieno potenziale del gioco, ma sfortunatamente non abbiamo i finanziamenti per continuare il lavoro. È importante notare che non abbiamo preso soldi dal pubblico durante lo sviluppo di Day Before. Non c'erano preordini o campagne di crowdfunding e abbiamo lavorato instancabilmente per 5 anni versando sangue, sudore e lacrime nel gioco. Al momento il futuro di Day Before è sconosciuto, ma i server rimarranno comunque operativi. Ci scusiamo se non abbiamo soddisfatto le vostre aspettative. Abbiamo fatto tutto ciò che era in nostro potere, ma sfortunatamente abbiamo valutato male le nostre capacità. Creare giochi è un'impresa incredibilmente impegnativa. Questo è quello che hanno detto. Dunque, allora, che problemi ha avuto questo gioco? Tantissimi problemi. Praticamente tutte le cose che abbiamo già visto per altri giochi, qui tutte quante insieme le ha accumulate questo gioco qua, purtroppo. Era molto atteso perché sembrava, appunto, si era già parlato tantissimo dai vari trailer, spettacolare, la grafica bellissima, eccetera, eccetera. Poi ci sono state varie opinioni, hanno parlato persino di una truffa, che il gioco non esisteva, che i trailer erano finti, quindi vabbè, già dall'inizio non è che se ne era parlato tanto bene, però comunque dopo che è uscito è stato ancora più un disastro totale, perché innanzitutto si era parlato di un gioco MMO e non lo è affatto, quindi è stata rimossa da Steam la scritta MMO. Ma questo sarebbe il meno, diciamo così. Poi tantissimi problemi, ho visto un po' di video in giro, praticamente non esistevano nemmeno gli zombie da andare a combattere, cioè la città era completamente deserta, se ne incontrava uno ogni tot, mezz'ora, ora, quello che vuoi, adesso non so di preciso, quindi veramente una cosa, cioè, ridicola, perché comunque si trattava di dover combattere gli zombie, ma se poi nemmeno gli zombie ci sono, quindi vabbè, da questo punto di vista assurdo. Quindi le persone giravano per ore nella mappa non incontrando praticamente anima viva, quando poi era stato annunciato come un gioco multiplayer. Un'altra cosa, che quando si andavano a uccidere, non ho capito bene se i giocatori o entrambi gli zombie, non c'era alcun loot, quindi era un'operazione totalmente inutile. Il solito problema degli FPS molto bassi, che si aggiravano al di sotto del 30 fps. Al momento poi non c'era nessun tipo di possibilità di progressione nel gioco, e addirittura il personaggio, ho visto anche un video, non riusciva nemmeno a saltare dei piccoli ostacoli come potevano essere per esempio una recensione, cose così. Quindi vabbè, un gioco nullo praticamente, cioè entravi e stavi lì, cioè non si sapeva bene cosa si poteva andare a fare.
Ovviamente con tutte queste poche cose da fare e problemi, il gioco 40 euro era veramente alto il prezzo, quindi è stato criticato anche il prezzo e quindi vabbè, diciamo che in poco tempo ha raggiunto tantissime recensioni negative e sono stati subito chiesti tantissimi rimborsi. Ecco, un'altra cosa che ho visto, ho sentito, è che la mappa era veramente piccola quanto un francobollo, quindi un'altra cosa a sfavore. Vabbè, diciamo un grandissimo bidone e, come hanno detto in molti, una vera e propria truffa. Dunque, io ero interessata inizialmente quando vidi il primo trailer, mi piacque molto, però poi dopo tutte le varie voci di corridoio che c'erano negative, ho voluto mettere le mani avanti perché sono veramente stanca e stufa di andare a buttare via i soldi in giochi che durano o una settimana o comunque escono buggati con grossi problemi, e questo qui è veramente stato un disastro. Per fortuna io non lo sono andata nemmeno a toccare, quindi a comprare, però devo dirvi che anche le chiavi di gioco che vengono solitamente offerte a un certo punto sono sparite, quindi già il tutto puzzava. Quest'anno devo dire che di bidoni ce ne sono stati tantissimi. Comunque, allora, queste sono le due principali notizie che ho voluto portare. Fammi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensi. Parliamo prima di GTA 6, poi parliamo di Day Before. Se vi è piaciuto questo video e se vi piace l'idea di portare delle notizie e quindi anche delle discussioni in merito, mettete un bel mi piace. Ciao e alla prossima!